Come realizzare delle perfette tracolle per le borse? Quali tracolle puoi scegliere che sono disponibili in commercio? Come personalizzare con la macchina per cucire delle cuciture perfette per ottenere delle tracolle per le tue borse, per i borsoni, per le borsine a tracolla? All'interno di questo video tutorial scopriremo come cucire insieme una tracolla, ma anche come identificare le giuste e furbe tracolle per i nostri progetti di cucito creativo. Dunque, se hai voglia di condividere con me questo nuovo tutorial di cucito creativo, sei nel video tutorial giusto! Bentornate o benvenute, bentornati o benvenuti direttamente nel mio canale YouTube. Io sono Sara Poiese e all'interno di questo contenuto condividerò con te i miei trucchi e consigli personali per realizzare delle tracolle perfette. All'interno di questo video infatti cuciremo insieme una tracolla che mi ha permesso di personalizzare non solo un pratico e grande borsone, ma anche delle piccole borse. Infatti, nel mio mega borsone ho attaccato le tracolle su entrambi i progetti. Nel mio grande borsone a mano perfetto per il weekend ho applicato questa tracolla direttamente qui e l'ho cucita in tessuto con i consigli che adesso ti darò, anche legati a come rivoltare dei tessuti così lunghi, come cucire tanti strati di stoffa insieme, come applicare dei manici, come personalizzare il progetto. Ma la stessa tracolla in realtà la puoi utilizzare non solo sul borsone che lascio qui a vista, ma anche su delle piccole borsine a tracolla, come per esempio queste mini bag che ti permettono dunque di andare a personalizzare la stessa tracolla in stoffa o anche le varianti di tracolla che adesso vedremo sui tuoi progetti di cucito creativo lavorati completamente da zero, per cui sia che tu voglia una tracolla per un grande borsone o per una piccola borsa, questo tutorial fa decisamente per te. Le appoggio, poi le riprenderemo in mano. Anzitutto partiamo da un concetto. So già che ti piaceranno questi progetti, mi dirai dove li posso trovare? Guarda, se poi vuoi approfondire sia la mini bag sia il borsone, li trovi entrambi nella sezione dedicata ai corsi di cucito creativo in Sara Poiese Academy, ma te li lascio anche linkati qui sotto nella descrizione. Infatti, nella sezione del cucito creativo trovi il corso completo con anche il cartamodello per realizzare il borsone e anche questa tracolla, e anche il corso completo per realizzare il beauty case, dove trovi questa mini bag e dunque la possibilità di attaccarci la tracolla anche su questa mini bag. Ma andiamo a capire anzitutto che cosa significhi fare una tracolla, perché voglio condividere con te alcuni materiali che sono andata personalmente a ricercare per avere anche delle alternative alle tracolle, tra cui per esempio la possibilità di scegliere delle tracolle di metallo, quindi le classiche tracolle che hanno la catenella. Queste soluzioni perfette per esempio per il cucito creativo di mini borse, come la mini bag che ti avevo mostrato, sono delle tracolle già fatte, finite, che vanno soltanto applicate grazie al gancino che c'è qui sotto che si apre appunto e si chiude, ti permettono, eccole qui, di inserire la tracollina. Ti lascio tutti i materiali ovviamente linkati in descrizione. Se invece tu preferissi una tracolla più neutra, cioè meno da borsettina come questa, puoi optare per le tracolle invece in simil pelle. Sono delle tracolle con la zona fustellata per potervici cucire la base, e puoi dunque andare a opzionare questa soluzione per avere magari, perché no, una perfetta tracolla da applicare ad un borsone. Quindi tracolle grandi oppure tracolle piccoline, come in questo caso quelle con le varianti in metallo.
Serve anzitutto però un altro approfondimento legato a questi strumenti che vedi qui, perché sono esattamente i cosiddetti passanastro. All'interno del nostro video tutorial vedrai un'altra tecnica diversa da questa per andare a rivoltare dei manici molto lunghi, delle tracolle molto lunghe, ma in commercio esistono questi rivolta tubolari, sono dei passatubolari, passanastro, disponibili in diverse misure. Io qui ho la L, ho la M, ho la S, sono identificate dalla scrittina qui, ma ho anche magari soltanto il kit M e L se voglio misure maggiori. Inoltre, altro consiglio prima di metterci a cucire ed era assolutamente essenziale questa intro, perché così hai la quadra su tutta la lavorazione e adesso c'è già la macchina per cucire qui pronta con me, hai bisogno di una buona macchina per cucire, nel senso che secondo me chi più spende meno spende, ossia se tu investi su una buona macchina per cucire hai la certezza di poter cucire anche tanti strati di stoffa. Ti basterà il semplice punto dritto, un piedino patchwork tanto amato nel cucito creativo e poi nel corso di questo cucitura andremo a vedere anche un altro piedino alternativo per realizzare davvero delle cuciture perfette. Semplice punto dritto impostato in macchina, semplice lunghezza punto settata a 2,5 mm di lunghezza punto, ago posizionato al centro, per cui settaggi veramente basici della nostra macchina per cucire. Ebbene, siamo pronti? Mettiamoci all'opera, iniziamo a confezionare questa tracolla. Anzitutto dobbiamo prendere il nostro tessuto della larghezza che desideriamo e possibilmente avere anche 2 gancini per tracolla. Io adesso qui uso una semplice coda di topo, un cordino, per andare a rivoltare la mia tracolla. Che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo prendere il lato dritto del tessuto che guarderà all'interno e ripiegare il tessuto verso l'interno per il lato lungo. La nostra cucitura, infatti, andrà effettuata su tutto questo bordo. Un trucco che mi permetto di consigliarti è quello, utilizzando le clips per tessuti, di attaccare un cordino all'inizio della tua cucitura. E grazie al piedino patchwork 6 mm che ti permette di effettuare la sola cucitura a punto diritto, metti l'ago al centro e inizi a cucire facendo alcuni punti anche di salda, fermatura, per fissare l'inizio della tua cucitura. Quando arrivi in prossimità dell'angolo, abbassa l'ago, alza il piedino, gira la stoffa ed ecco qui il primo trucco, uno dei tanti di questo tutorial, ossia quello di tenere sempre il margine della tua stoffa a ridosso della spalla destra del piedino patchwork 6 mm. Questo infatti ti permette di cucire grandi quantitativi di stoffa senza imbastire, grandi quantitativi di stoffa senza spillare, perché dovrai semplicemente tenere la stoffa dritto contro dritto e battere sulla spalla destra del piedino patchwork a 6 mm. Questo è un trucco che mi permette di velocizzare tantissimo le mie cuciture in Craftroom. Quando arriviamo alla fine della nostra cucitura effettuiamo alcuni punti di retro a titolo di salda della cucitura ed eccoci qui arrivati nella cucitura completata della nostra lunga tracolla. Qui possono venire in funzione i famosi rivolta tubolari che ti ho fatto vedere prima, S, M, L, quelli blu oppure quello rosa e azzurro. Oppure se intanto non ce li dovessimo avere, possiamo utilizzare una pinzetta e andare a dare l'invito alla ripiegatura del nostro tessuto. È importante infatti dare l'invito iniziale al ripiego del nostro tessuto per permettere poi al tessuto di rivoltarsi agevolmente in questo modo e ci troveremo infatti il cordino in uscita nella parte finale del nostro tubolare. Ebbene, adesso possiamo tagliare con una forbice la parte finale della nostra corda perché non ci serve a tutti gli effetti, è stato solo un trucco per agevolare il ripiego, il risvolto del tessuto. Conoscevi questo trucco? Fammelo sapere nei commenti se hai mai cucito un tubolare molto lungo con una corda. Fammelo sapere perché sono davvero curiosa. Con l'ausilio adesso del mini ferro da stiro a vapore, vado a porre il margine della cucitura in maniera ben disposta su tutto il tessuto.
E vado dunque a stirare tutta la mia tracolla della borsa per ottenere un lavoro veramente di qualità. Il ferro da stiro secondo me deve sempre restare acceso nella nostra craft room e poter utilizzare un ferro da stiro piccolo ci permette anche di avere un occhio al portafoglio, infatti consumerà molta meno energia di un ferro grande. Proseguiamo nella stiratura della nostra tracolla in base alla lunghezza che abbiamo deciso. Questo ci permette di creare infatti tracolle lunghe, tracolle medie, tracolle corte. Ti do la lunghezza specifica di questa tracolla nel corso completo dedicato al borsone che hai visto all'inizio di questo video, ma che trovi anche linkato qui sotto in descrizione. Quando abbiamo completato la stiratura e abbiamo dunque il margine di cucitura ben posizionato, ci dobbiamo occupare della applicazione dei ganci che si aprono e si chiudono per poter inserire la nostra tracolla in maniera temporanea sulla nostra borsa, borsetta o borsone. Dobbiamo infatti con la macchina per cucire andare prima a rifinire i margini della tracolla e poi applicare i gancetti. Abbiamo due opzioni: o usiamo ancora il piedino patchwork 6 mm spostando noi la stoffa per effettuare una ribattitura di fissaggio, oppure innestiamo, ed eccolo qui l'altro mio trucco, il piedino a bordo stretto alla lamella centrale e spostiamo l'ago a sinistra di alcuni millimetri per posizionarlo nella posizione da noi desiderata per effettuare una ribattitura vicinissima al bordo di fine della stoffa. In questo modo non mi servono fili da imbastire, non mi servono spilli, non mi servono clips, perché posso effettuare una cucitura diritta, veloce, scorrevole. E quando arrivo alla fine della prima parte lunga cucita, mi giro, effettuo di nuovo una piccola salda, una piccola fermatura e proseguo anche nel secondo verso lungo della mia stoffa. In questo modo ho bloccato con la ribattitura lo spostamento del tessuto in futuro, perché si sa, con l'usura questa tracolla la manipolerò tantissime volte. Ecco qui la nostra tracolla perfettamente cucita e adesso devo andare ad applicarci i ganci. Questi ganci di apertura e di chiusura li trovo molto comodi con l'accortezza di andare a ripiegare un po' il tessuto nella parte finale. Pertanto posiziono una clips perché lo strato di stoffa inizia ad aumentare e dunque lo spillo potrebbe far fatica a essere agevolmente posizionato nel tuo tessuto. Vado a mettere una clips anche dall'altra parte e per accertarmi di aver fatto il lavoro parallelo vado a mettere vicine le ripiegature delle due tracolle e verifico che la posizione sia uguale. Torno alla macchina per cucire. Questo piccolo pezzetto di margine ovviamente devo cercare di ripiegarlo internamente ed ecco qui che arriva il senso della mia frase detta all'inizio: più spendi meno spendi quando scegli una macchina per cucire, perché qui sto ripiegando due strati di stoffa inferiore, due strati di ripiego in mezzo a sandwich e due strati di stoffa superiore, per cui ho tanto tessuto che si ripiega e come vedi lo posso cucire tranquillamente effettuando anche la classica retromarcia, avendo solo l'accortezza di andare piano, cioè quando hai tanti strati di stoffa non devi obbligatoriamente correre nella tua cucitura. Vai piano, cuci lentamente in modo tale che permetti all'ago di inserirsi e uscire in maniera naturale dalla stoffa. Ripeto lo stesso lavoro anche nel secondo manico fondamentalmente della mia tracolla e per cercare di avere il lavoro bello uguale tengo lì il primo manico ancora vicino al piedino, così posso andare a verificare che la misura della mia ripiegatura sia davvero uguale. Piano piano effettuo ancora una cucitura in avanti e una cucitura indietro a titolo di salda ed ecco qui la tracolla pronta per essere applicata nel mio borsone o anche nella mia mini bag. È una soluzione soprattutto removibile, a me piace davvero tanto perché mi permette di utilizzare la tracolla quando la voglio utilizzare, ma al tempo stesso di poterla rimuovere e riporre comodamente dentro al borsone o dentro alla borsa nei momenti in cui invece non la voglio utilizzare. Che ne dici? Ti piace questa tecnica?
Fammelo sapere mettendo un bel like su questo video tutorial che stai guardando e fammi anche sapere nei commenti se già utilizzi questa tecnica per cucire la tracolla in questo modo. Io sono orgogliosa del mio progetto completato perché ho così potuto completare una bella, comoda e pratica tracolla al mio borsone dedicato al tempo libero, ricco di imbottiture, di cerniere zip ed ecco qui, la tracolla è pronta subito per essere usata e anche nascosta perché posso sostituirla con delle pratiche corde che invece ho deciso di utilizzare come manici. Una nota importante è anche la scelta del gancetto di apertura e di chiusura. Cerca nel limite del possibile di scegliere un gancetto del colore in tinta con il tuo progetto o comunque un gancettino che magari recuperi dai porta beige delle fiere e che questo ti permetterà dunque di andare a personalizzare dei progetti anche con un occhio al risparmio. Bene, spero che questo contenuto ti sia davvero piaciuto. Fammelo sapere con un pollice alzato e ovviamente iscriviti al mio canale perché così riceverai le notifiche sulle prossime pubblicazioni. Ci vediamo al prossimo video!